Serblin. Siamo qui con il progettista e conduttore dell'azienda, Massimiliano Favella, e per parlare un po' della attuale produzione e per parlare di un diffusore che debutta sostanzialmente in questa edizione del Monaco High-End, nonostante fosse pronto purtroppo prima della pandemia, ma che per motivi di pandemia è stato costretto a posticipare il suo debutto. Massimiliano, ciao. Ciao Giulio. Mi fa molto piacere essere qui e chiacchierare nuovamente con te dopo tanto tempo. Allora, siamo nella tua saletta e raccontaci un po' intanto come vanno le cose in questa edizione del Monaco High-End, prima giornata di apertura, qual è un po' la tua impressione, e poi ci racconti un po' questo nuovo diffusore. Sì, innanzitutto grazie per essere qui e soprattutto ti ringrazio per il tempo che mi dedichi. È stato molto bello rivedere tante persone addetti ai lavori che per 2 anni e oltre non sono riuscito più a vedere, e in questo periodo mi è mancato molto il rapporto umano, il contatto con gli amici, con le persone insomma con cui ho sempre lavorato, che lavoro. Accordo Essence è stata presentata nel 2019 sempre qui a Monaco in una location privata, però purtroppo con il passare del tempo poi dopo è venuto fuori un po' la pandemia, che ha chiuso un po' tutti i rapporti e i contatti con gli altri. Accordo Essence nasce come prosecuzione del lavoro che Franco mi ha lasciato come eredità, e anche con molto rispetto porto avanti, seguendo un po' gli suoi insegnamenti. Oggi sono qui a presentarla di nuovo, ovviamente in una occasione diversa e con molte più persone che sono venute a trovarmi. Questo mi lusinga, mi fa piacere, e mi fa piacere soprattutto ricevere complimenti che rendono il mio lavoro gratificante. Senti, una domanda: la somiglianza con le piccole accordo da stand e anche il nome suggeriscono che ci sia una diretta effettivamente sequenzialità fra i due modelli. Me ne puoi parlare? Mi puoi dire appunto se tra i due ci sono affinità, se è stato un punto di partenza del progetto o cosa? Sì, diciamo che l'accordo è stato un punto di partenza per poi arrivare all'accordo Essence, e quindi è una prosecuzione di quello che era già stato impostato da Franco, utilizzando la stessa forma, quindi questa particolare forma che lui ha ideato e sviluppato, utilizzando sempre materiali pregiati come il noce massello, e quindi costruendo completamente il cabinet in noce massello. Ho riportato un po' la filosofia di Franco per quanto riguarda lo strumento che riproduce la musica, quindi più naturale possibile, più emozionale possibile a quello che è poi l'evento musicale. È stato un impegno che mi ha occupato per un paio di anni, però alla fine il risultato, da quello che mi dicono, è stato apprezzato, quindi questo mi gratifica ancora di più. Quindi ci sono voluti 2 anni di sviluppo sostanzialmente per arrivare a questo diffusore. Sì, sonico, e anche dal punto di vista proprio come costruire il cabinet, perché sai, utilizzando essenze di noce massello non è semplice, non è semplice perché non è un prodotto, comunque richiede molte attenzioni, certo, molta cura e nel processo proprio di costruzione. Inutile dire che si tratta di un prodotto interamente costruito a mano in Italia. Esatto.
quello è diciamo, io non faccio altro che seguire come dire, il filo conduttore di Franco Serlin, quello che lui mi ha lasciato come eredità, è un onere sicuramente, ma quando riesco poi dopo a raggiungere l'obiettivo che mi sono prefissato, questo è per me come dicono gli americani, un goal. Un goal. Senti, allora passiamo a vederla da vicino? Certamente. Allora, siamo qui dinanzi al diffusore e proviamo a raccontarlo, a dettagliarlo, diciamo, così lo spieghiamo e lo raccontiamo un pochino. Vai, prego. Sì, allora, il diffusore è interamente costruito in noce massello, walnut americano. Ok. E ti lascio il microfono, scusa. Sì, grazie. La forma riprende l'accordo e comunque ha dimensioni ovviamente diverse, più grandi. Ok. Quindi guardandola in pianta non è la stessa dimensione dell'accordo. Sì, esatto. Ok. Perfetto. Dal punto di vista della dotazione dei driver invece? Abbiamo praticamente dei driver customizzati Scanspik, in medio il buffer hanno un cono in microsfere. In microsfere? Sì. Ah, un trattamento superficiale fatto Esatto. In questa maniera. Proviamo a vedere se riusciamo a farlo vedere. Sì. Ok. Poi le parti dal punto di vista estetico che compongono, diciamo, il diffusore sono parti cromate. Ok. E lo stile nell'aggiungere gli string, quindi gli elastici, in questo caso di colore grigio, che si differenzia appunto dall'accordo che possiamo vedere qui accanto, dove gli elastici sono neri. Ok. Poi ci sono questi bellissimi, elegantissimi, diciamo, tagli accennati. Esatto. sul bordo. Sì, sono equidistanti e praticamente suddividono le doghe, perché il cabinet è interamente costruito con doghe di noce massello. Bellissime, veramente bellissime. Poi dal punto di vista dei piedini, diciamo che ricordano un pochino quelli dell'Ectema. Esatto. Sì. Parliamo sempre di parti cromate, utilizzando anche acciaio inossidabile, spazzolato a mano. Fantastico. Andiamo dietro sul pannello posteriore. Nella parte posteriore troviamo i due reflex. Passo qua dietro. I due reflex, uno, il superiore porta la camera del medio del tweeter, che è una camera a sé stante, cioè chiusa, che divide la parte dei bassi, quindi del buffer. Perfetto. Non è predisposta per il B-wiring? No, perché Franco, diciamo, era un purista su questa cosa qui e quindi ha cercato sempre di mantenere un po' questa tradizione. Esatto. Siamo un po' tornati a quella. Sì. Io vorrei far notare la bellezza della ghiera metallica attorno al tubo d'accordo e la finitura del tubo interna del tubo di accordo, che è fatta in feltro. Questo per smorzare le risonanze che si creano poi nel passaggio dell'aria. Beh, come sempre complimenti per la fattura, perché è uno spettacolo assoluto. Sì, lo sforzo che è stato fatto per questo ultimo diffusore è stato cercare di proporzionare al massimo il diffusore per renderlo sonicamente valido per l'alloggiamento dei componenti, quindi utilizzando
una forma già prestabilita, però con dimensioni diverse, e renderla proporzionata con il tutto, quindi visivamente e esteticamente sì, gradevole. Beh, direi che, come dire, la missione che ti hai ridato è pienamente riuscita, perché allora io considero l'accordo, quello da stand, probabilmente, se non il più bello fra i 5 personalmente che ritengo più belli in assoluto dal punto di vista estetico. La sfida di realizzarne, diciamo, una versione che gli si ispira ma da pavimento non era affatto semplice, e secondo me, insomma, la sfida è stata vinta completamente, perché l'oggetto mi sembra veramente molto molto bello. Senti, io ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato, che ci hai dedicato. Grazie a voi, grazie ti a te. Ti auguro il meglio per questa fiera, e a presto. A Grazie. presto anche a te.